ho più una faccia ormai. Attacco pezzi di carne a uno scheletro fragile. In realtà sulla definizione di generi io personalmente sono sempre stato molto confuso. Credo che si sia spostato da un movimento che era quello lì appunto della musica indipendente a quasi un preciso genere o un preciso modo di essere sul palco come artista in generale. Questa è una bellissima domanda. Vuole quasi l'avvocato perché tocchiamo punti cruciali. Tu hai una risposta pronta? Io ho una risposta, cioè noi ne abbiamo parlato molto, no? Anche di questa cosa qui. Allora, un po' secondo me, cioè sicuramente deve essere difficile per chi scrive di musica spiegare comunque un artista o insomma un percorso musicale a parole. Sicuramente, esatto, bisogna fugare gli equivoci riguardo al fatto che questo sia o non sia una definizione musicale, secondo me non lo è. Allo stesso tempo c'è una necessità di farlo, però ecco, non tutti proprio possono essere etichettabili in un genere. A volte sento dire questa parola indie, no? Ma che significherebbe indipendenti? Che era nato come qualcosa di etichette indipendenti, ma può anche significare un genere di musica indipendente. Poi però quando li senti più della metà non sono indipendenti per niente, perché bisogna essere indipendenti in testa. E già essere indipendente ti dovrebbe far rifiutare una scena. Ora con l'etichetta indie si va a definire, come dicevi tu, un calderone piuttosto variegato. Semplicemente io mi trovo a metà del guado insieme ad altri artisti che fanno rap, ma non il classico rap a cui siamo abituati in Italia, perché poi in giro per il mondo questo rap si è sempre fatto. E quindi finiamo in mezzo ma in realtà sai che è più una conseguenza del tipo di pubblico che abbiamo sotto il palco che non di quello che facciamo esattamente, perché in realtà io faccio questa roba più o meno nello stesso modo da quando ho iniziato, poi migliorando col tempo, ma in realtà ho sempre fatto cose mischiando tanti generi dentro quello che faccio. Siamo, come dire, inondati di input da tutti i punti di vista, quindi mai come oggi, secondo me, si rende necessaria una sorta di anche grezza, no? Etichetta alle cose, quindi magari non è propriamente puntuale, magari non ha il significato che poteva avere negli anni 80-90, però serve comunque ad indicare un fenomeno che è partito fuori dalla discografia ufficiale, io la vedo così, quindi che può mettere insieme tanti artisti che hanno stili diversi, percorsi diversi, proposte diverse, ma che sono partiti al di fuori della discografia ufficiale, il che magari artisticamente può voler dire tanto quanto, però dal punto di vista secondo me del segnale invece oggi è un segnale importante, vuol dire che che un'alternativa c'è dopo anni in cui sembrava impossibile che certe cose che partivano fuori da quel contesto potessero emergere in un contesto più nazional popolare. Secondo me noi come genere musicale non siamo indie, non è quello che sta funzionando adesso, siamo un po' scemi perché non stiamo facendo l'occhiolino a quello che funziona adesso. Verissimo. Però a noi piace questo, siamo nel pop, un pop rock. Sì, nel pop perché comunque puntiamo anche all'ascoltatore medio. Sì. A quello che è l'italiano medio, cioè comunque la maggior parte delle persone che ascoltano musica non è che si focalizzano esclusivamente solo su un genere, quindi noi vogliamo arrivare a un pubblico pop, ma pop non inteso come genere, un pubblico genuino, normale che ci possa ascoltare e quindi vogliamo rivolgerci almeno a tutto il paese.
Io per esempio non mi sono mai sentito da un punto di vista artistico un alternativo. La mia proposta sin dal primo disco, magari nella forma poteva essere alternativa, però nella sostanza erano canzoni all'italiana, non c'era una sperimentazione particolare sulla forma canzone, e comunque sono sempre state canzoni da cantare, quindi con un'idea abbastanza trasversale. Non che io lo facessi con quell'intenzione, ma mi rendevo conto che da subito le mie canzoni potevano piacere sia al pubblico che magari andava al Miami, ma anche alle famiglie. Quindi da questo punto di vista mi sono sempre visto in un'accezione molto pop. Poi è ovvio che arrivarci era molto più difficoltoso prima, adesso sembra che si stiano aprendo naturalmente degli spazi, e ovviamente, visto che tu sai che io sono per lo scopo di lucro, ne approfitto e unisco l'utile al dilettevole. Ma come genere Siamo più tendenti al rock. sì, mettiamogli questa nominazione abbastanza generica, cioè facciamo pezzi abbastanza eterogenei, quindi non ci piace soffermarci sulla struttura strofa, ritornello, strofa, ritornello. Siamo molto naturali, anche perché se ci prefissiamo dei paletti adesso, che siamo praticamente all'inizio, come molti fanno, molti nostri amici, molti altri gruppi emergenti, secondo me è un po' limitante come cosa. Cioè vai in sala prove, crea quello che ti piace, e se poi una canzone è leggermente diversa dall'altra, pazienza. No, c'è una cosa che diciamo spesso, ma la dico un po' diversa rispetto al solito. L'indie e il mainstream, come sappiamo, non esistono più. È proprio per una questione proprio effettiva. Cioè l'indie la musica detta indie è distribuita da Universal, da EMI, da Warner, Forse la musica indie è una questione attitudinale, all'indipendenza, sia nello scrivere che nel fruire la musica. Cioè l'autore che si può definire indie, forse tempo fa sarebbe stato detto cantautore, cioè colui che scrive le proprie canzoni e non solo le interpreta. O alternative, non lo so. Secondo me è un accanimento terapeutico l'utilizzo di questo termine in Italia, nel senso che secondo me è un modo siccome la gente si divide in gruppi sociali, no? È un modo per raggruppare una serie di persone all'interno delle quali si riconoscono, no? Quindi noi facciamo parte del circuito indie, quindi sicuramente magari alcune persone che vanno ai miei concerti vanno anche ai concerti di un altro gruppo che viene messo all'interno del calderone indie, capito? Cioè, quindi è un modo per facilitare forse la gente a capire, a orientare le persone, no? su quello che stanno ascoltando, per collocare le cose, no? Allo stesso tempo anche, soprattutto nelle sottoculture magari seguite dai giovani, dai giovanissimi, come quella del rap, adesso ci metto dentro anche l'indie per la forma che sta prendendo in Italia. Comunque sono sempre un motivo di aggregazione, no? Non lo so, non ho capito che cos'è l'indie. Oggi mi sembra che l'indie sia quello che non esce dai talent. Basta, in realtà. Qualunque cosa non esca dai talent, ma nasca da un percorso in cui si inizia a suonare nei locali, in giro per l'Italia, su giù, in furgone. Non ha niente a che fare col tipo di musica che si suona in realtà, ma ha a che fare con il percorso del musicista. L'ultima volta che abbiamo discusso io sostenevo che non fosse una direzione musicale e tu dicevi no, invece sì. No, ma secondo me quello lì non mi addentrerei in queste diatribe. Però esatto, sicuramente non si riferisce a un genere musicale specifico. Secondo me è una questione storica in contrapposizione a tutta una serie di establishment che si era creato alla fine degli anni 90, di meccanismi di interazione tra etichette discografiche, radio e televisione, per cui secondo me questo è più o meno il termine, la nascita del termine è questa. Poi oggi ha assunto un sacco di sfumature diverse, secondo me questa è la definizione, come dire, che io direi di indie, però oggi ha assunto tutto un altro significato. Beh, c'è un'esigenza di creare categorie che è sempre esistita. L'etichetta su delle scatole è stata sempre messa. Se ci pensi bene, anche il termine mainstream è troppo onnicomprensivo anche lì dentro, benché si possano
tagliando corto si possano definire come quelli che riescono a fare dei soldi più di noi, però anche quella dimensione lì ha diverse anime. La nostra, che è un po' più, forse un po' più elitaria, un po' più con la puzza sotto il naso, probabilmente essendo di opposizione a quel mondo lì, no? È un po' come una minoranza politica che in realtà poi è molto trasversale e presenta dimensioni, anime, soluzioni ancora maggiori. Ciò che lega tutti gli artisti che vengono spesso definiti come indie non è tanto, appunto, poi mi sono ricordato le discussioni nel senso di chiacchiere che facevamo io e lui, che io le ultime volte che abbiamo parlato ero arrivato a sostenere, dopo un po' che parlavamo, che la definizione, cioè che non è una definizione musicale quella che lega tutti questi artisti, quanto più è un immaginario, sia un po' visivo, in alcuni casi più spiccato, no? Che va a pari passo con lo stereotipo del cosiddetto hipster, no? In alcuni più che in altri, e anche di tipo di filone narrativo, cioè come è più un legame paragonabile a dei movimenti letterari. Io direi che anche qui, per quanto riguarda la mia parte, ce ne batte particolarmente le palle, anche riguardo a questa cosa qua, nel senso non ci interessa come veniamo definiti, non sta lì il punto. Il punto è sempre la musica, sempre, a prescindere dai giri, dalle cose, e la musica ha un effetto sulla persona singola, quindi mi piace o non mi piace, mi comunica qualcosa, mi dà qualcosa, mi trasmette o non mi trasmette, indipendentemente da questo. Quindi che tu ci chiami Baobab, indie o coleotteri, ok, è uguale. E poi dopodiché anche qui ci rendiamo conto che c'è tutta un giro che viene buttato all'interno di un calderone, però non so quanto questo sia realmente un calderone reale, perché non segue realmente quelle che sono magari, non so, delle definizioni musicali. Indie è tutto, cioè c'è il gruppo mega pop e siamo noi che per qualcuno è abbastanza mainstream. Esatto, è un po', sembra un po' noi, indie è tipo quella cosa che non è quella cosissima. Emergente 2. È il secondo stadio dell'essere emergente. Esatto, è quasi una questione di pubblico, cioè di indipendenza proprio si è perso. Ah sì, anche perché la maggior parte delle band che appunto dovrebbero far parte di un circuito indie poi dopo c'hanno dietro delle major, cioè non è più neanche il discorso dell'indipendente inteso come la mia etichetta indipendente, allora faccio parte di un circuito indipendente, non è più neanche quello, è proprio solo un'etichetta come dire, culturale, non so come dire, e quindi in quanto tale lascia il tempo che trova, nel senso, perlomeno per noi siamo contenti che ci mettano all'interno delle playlist, anche solo perché c'è qualcuno che magari clicca lì e vuole ascoltare un po' di musica, quindi vai, grandi ragazzi, grazie Spotify, grazie. Minchia, che domanda impegnativa. Secondo me è una naturale evoluzione dell'umanità, che semplicemente tutto insieme, cioè si potrebbe parlare anche dell'eccessivo utilizzo di internet, dei social network, del fatto che in realtà è un discorso che si lega. Una volta, quando io ero più piccolo, quando avevo 15 anni, la musica dovevo andare a cercarmela, e oggi invece sei schiacciato dalle informazioni, te la lanciano addosso la roba e tu non ti vai più a cercare niente, in realtà t'ammucchi quello che ti danno, quindi in realtà anche non avere più lo slancio ad andare a cercarsi qualcosa di tuo in qualche modo omologa il tutto e rende tutto molto più piatto. Beh, purtroppo è vero che i social hanno cambiato molto la geografia dei circuiti musicali. È anche vero che i social danno la possibilità a molteplici realtà di esprimersi, e quindi in qualche modo hanno sparpagliato la potenza di fuoco che può avere un circuito piuttosto che un altro, e soprattutto sono diventati sempre di più molto pop, molto mainstream anche i social. Ecco, per esempio, parlare di un selfie in una canzone nostra non ci riuscirei, a meno che non sia in un'accezione per cui quel selfie lì, quella fotografia mi fa trattare un certo determinato argomento, capito?
Questo probabilmente perché non è ancora sotto la mia pelle, ma è un aggeggio in mano che uso per vivere, per capire dove devo andare, lo uso tutti i giorni come un pazzo. Per mettere i puntini sulle i, noi fino a qualche anno fa ci rifiutavamo in modo assoluto di parlare comunque dei social, della tecnologia nei nostri testi, poi ci siamo resi conto che era impossibile, essendo noi comunque un gruppo. No, ma è anche ingiusto. Il mondo indie è stato il primo ad utilizzare certi canali, probabilmente proprio per mancanza di mezzi per poter arrivare sugli altri canali. Ci si è concentrati molto su quello che non costava nulla, ma era solo questione di creatività e voglia di star lì a martellare. Secondo me il fatto, cioè la parte comunicativa di un progetto musicale deve essere molto legata al progetto musicale in sé, cioè all'aria che si respira quando senti le canzoni deve essere la stessa di quando tu dici che suonerai dal vivo o che stai comunque nel momento della promozione di qualche cosa di nuovo. Ma guarda, io credo che anche la gestione dei social è una cosa integrante, insomma, che non può prescindere dall'artista. Mi fa un po' sorridere quando vedo che c'è qualcuno dietro alla gestione dei social di alcuni artisti, perché la trovo una roba senza senso, in quanto chi più di te può conoscere il tuo pubblico e chi più di te quindi può, diciamo, gestire la comunicazione, proprio anche l'uso delle parole e della punteggiatura e delle foto che metti e di quello che vuoi comunicare, perché sei tu che sai che pubblico hai di fronte, più o meno. E quindi io credo di fare questo. In più io sono abbastanza riservato, nel senso che non mi fa impazzire farmi miliardi di selfie, mettere foto. Certo, poi ovviamente le foto vanno messe, quindi ci sono io, perché non è che... Però ecco, cerco di veicolare i messaggi attraverso... Cioè non metto una foto dicendo io, metto una foto dicendo ci vediamo a Torino a suonare, E quindi credo che quello lì sia, insomma, un po' il modo. Ho dei fantastici amici che sono quelli della mia etichetta, che ogni tanto si inventano delle cose e mi suggeriscono delle cose da fare per quanto riguarda la comunicazione. Però non ho un metodo. Secondo me anche sulla comunicazione deve comunque passare il proprio gusto, cercando di essere originali anche in quello, perché senza essere maleducati, secondo me, senza essere sguaiati. Trovo appunto molto arrogante la comunicazione sguaiata e ce la trovo fastidiosa. Dobbiamo ancora imparare ad utilizzare questo mezzo favoloso e allo stesso tempo veramente diabolico. E come mi dice spesso un amico, siamo veramente nell'era della... è come se avessimo due pietre e stessimo battendo queste due pietre e scoprendo pian piano il fuoco. Siamo nella preistoria digitale e tra 100 anni rideranno di noi, perché in realtà lo stiamo usando male questo mezzo. Quindi è complicato riuscire a pensare oggi che il social può prendere il posto di una radio o di un giornale di musica alternativa indie. Il vero salto oggi lo si fa come una volta, quando si riesce a passare sulle radio, a essere ascoltati da più persone e quando questa cosa qui è strettamente collegata poi alla vendita degli album. Questo è un meccanismo che all'epoca non esisteva. Tu potevi anche vendere pochissime copie ma fare 2-3 mila persone ad un concerto, semplicemente perché una radio locale aveva sposato la tua musica e ti passava fondamentalmente. Grazie. Oggi tutto sommato quel tipo di percorso fatto realmente porta a porta probabilmente non sarebbe neanche più praticabile. Io attualmente non lo consiglierei, nel senso che l'attività live
sta scemando moltissimo nell'interesse del pubblico. Invece che andare a dei piccoli concerti, arricchirsi in quella maniera, andare in un locale che fa programmazione a prescindere, piuttosto ci si concentra tantissimo in dei grossi eventi molto sponsorizzati, e l'effetto è un po' quello della vecchia discoteca, dove vai perché sai che c'è gente, perché sai che la serata funziona e quindi vai principalmente per incontrare altre persone, non dico solo per beccare, ma per avere movimento intorno, e questo in qualche modo pregiudica quella che era l'arma a disposizione di noi indipendenti piccolissimi, che era quella di appunto strappare le persone dal bancone del bar e portarle davanti sotto palco. È cambiato molto, dai. Allora, ai primi tempi, quando facevo i concerti nel 2009, non esisteva il pubblico. Hanno iniziato dopo il primo concerto delle persone a interessarsi sempre di più, quindi fondamentalmente è stato un gruppo di persone che è diventato sempre più numeroso e basta, quindi la differenza da adesso al 2009 è che le persone sono aumentate e di conseguenza anche i rapporti con il pubblico sono più difficili da mantenere, perché sono più le persone che magari conosci tante persone in più e quindi è più difficile mantenere i contatti con tutti, mentre all'inizio magari diventavano subito amici il tuo pubblico, capito? Adesso magari è più difficile che tutti diventano nostri amici, anche se vorremmo che fosse così, insomma. Diciamo che il successo, tra virgolette, non ha cambiato molto gli Otaghì, proprio perché alcuni capisaldi a livello di intenzione, no? Sono rimasti intatti, non minimamente scalfiti, per cui diciamo che il successo c'è la possibilità di parlare con più gente, ma il rapporto che abbiamo con la gente è lo stesso, identico, e a volte infatti abbiamo delle difficoltà perché vorremmo andare tra la gente ed essere parte di essa, ma non si riesce perché sono i transenni, palchi alti 3 metri e quant'altro. Nel mio caso è ancora una situazione abbastanza singolare, di un pubblico estremamente vicino, estremamente affezionato, in un certo qual modo ti considera una cosa sua, c'è un po' quasi una sindrome da possesso, e che mi scrive, continua a scrivermi, vuole gli aggiornamenti, vuole sapere quando esce il prossimo disco, che soprattutto anche se non è se la data non è nella sua regione, è capace di farsi centinaia di chilometri di trasferta per venire al mio concerto, il che dal punto di vista continua a essere assurdo, però è un aspetto innegabile della questione. Per gli ex Otago poi particolarmente il pubblico è molto importante, anche perché Marassi è stato anche esso finanziato attraverso il crowdfunding, quindi ed è il terzo disco e possiamo dire che siamo stati un po' i primi. E siamo stati i primi in Italia nel 2009 attraverso l'azionariato popolare, perché ancora il crowdfunding era in fase embrionale, a finanziare il nostro disco attraverso appunto l'azionariato popolare, quindi più importante di così il pubblico non si può vedere. Il nostro secondo disco noi l'abbiamo fatto in Creative Commons ai tempi, l'abbiamo dato in free download, che era una cosa che insomma è stata importante perché l'avevano scaricato tipo nei primi mesi 25.000 persone, che era una roba, quindi noi siamo sicuramente parte anche di quel versante, no? Che è un versante più di comunicazione online. Però ecco, non sapremmo neanche dare la nostra opinione riguardo magari quelle band che arrivano, fanno il video e esplodono e vanno, perché proprio per noi non è andata per niente così. E secondo me, soprattutto, io credo che ci sia bisogno di suonare, nel senso in generale proprio. Io mi cagherei addosso a pensare di dover fare un concerto tipo l'Alcatraz come terzo concerto della vita. Ma come fai? Noi tuttora adesso abbiamo un'ansia di salire su qualsiasi tipo di palco, anche dove ci stanno, che ne so, poche persone, che tuttora adesso succede. Comunque l'esperienza ti porta ad avere anche una consapevolezza diversa sul palco, anche comunque tra di noi siamo molto più tranquilli, cioè io personalmente l'ho sempre vissuta con tantissima ansia il rapporto col pubblico e
e quindi magari arrivavo poco prima del concerto a dire oddio non ho voce, non ce la posso fare, e poi chiaramente l'adrenalina ti fa cambiare punto di vista, però negli anni abbiamo imparato sicuramente a gestire l'ansia E anche a migliorare il rapporto col pubblico. Chiaramente sì, perché poi quello ti porta ad avere un rapporto molto più stretto con il pubblico, e poi abbiamo iniziato a vedere che la gente ci segue, quindi qualcosa di buono c'è, insomma. Esatto, cioè vedere magari le persone che vengono proprio a sentirti e a cantare le tue canzoni, per me è stato quello un attimo la cosa che mi ha scossa. Cioè è successo all'Hiroshima che ad un certo punto ho iniziato a sentire le persone che cantavano le nostre canzoni e ho detto what? Sta succedendo? Sì, diciamo che è migliorato. Anche solo sapere che 400 persone hanno già comprato il biglietto del tuo concerto, magari dal giorno prima, nel senso l'ultimo live che abbiamo fatto appunto ad Hiroshima, che è stato diciamo l'ultima pietra miliare che abbiamo fatto con questo album, il piano B, sono passati 4 anni da quel 2013 che dicevi tu, quindi diciamo che ci siamo evoluti, e quindi arrivare anche solo al fatto di avere X persone che sulla fiducia hanno già comprato il biglietto del concerto, diciamo che anche nei nostri confronti è una consapevolezza, come diceva lei, bella grande, perché se uno anche solo spende dei soldi per andare a uno spettacolo significa che comunque ha un'aspettativa. Sotto c'è qualcuno che ha pagato il biglietto, io farò il meglio possibile per lui, anche se sono in 5, perché è giusto così, perché quella persona comunque ha speso dei soldi. E così quando mi fermano per strada e mi chiedono la foto, a me mi danno un fastidio le foto, io non mi piacciono le foto. Però è anche vero che se una persona mi ferma per strada vuol dire che anche solo 5 minuti della sua vita li ha impegnati ad ascoltare qualcosa che io avrei fatto anche gratis. E io gli devo in cambio almeno il mio tempo. Quindi, sai, cambia l'approccio a tutto. Sei un po' più degli altri, anche la tua musica è un po' più degli altri. Devi anche sviluppare, come dire, un po' meno di attaccamento morboso a quello che fai. Nel senso che prima ero anche portato a dire no, non hai capito, io dicevo quest'altra cosa. Se tu interpreti male il mio testo sei tu che non capisci. E in realtà oggi mi rendo conto che il mio disco esce e diventa di chi lo compra e di chi lo ascolta, e cosa capisce questa persona è giusto a prescindere. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, chiudi gli occhi e vai. Se ci pensi, già da un po', per alcuni questa è vita, per me no. Perché tutte le relazioni della vita sono a due versi, quindi nella misura in cui tu stai parlando con qualcuno, il fatto che quel qualcuno sia il tuo interlocutore orienta le parole che tu gli dici. Se uno dei tuoi scopi è la comunicatività, inevitabilmente l'avere un pubblico e il passo dopo passo rendersi conto cosa viene capito meglio o di quello che tu hai da dire viene compreso meglio, orienta il modo in cui tu lo dici. Avrei detto la stessa cosa in modo diverso. Siamo grandissimi fan della dialettica, e la dialettica presuppone un altro da te. Esatto. È logico che l'artista comunque sceglie di cambiare, no? E se il fan ancora non c'è arrivato, lì si crea questo appunto dissenso, però di base insomma è l'artista comunque che deve fare lo scalino. È possibile, qualche volta succede che il mio gusto, quello che piace a me in quel momento, coincida con i gusti di un certo tipo di pubblico, però non farei mai qualcosa in cui non credo, qualcosa che non mi piace, pensando che piacerà agli altri, anche perché questa cosa non funziona secondo me mai. Bisogna sempre fare la musica che si sente veramente, che si sente onestamente. Se no tanto non riuscirai mai a convincere qualcuno di qualcosa in cui non credi tu stesso. Quando faccio concerti ci stanno i bambini, i vecchi, i ragazzi, gli operai, gli studenti, i dottori. Questo deve essere, l'arte deve essere qualcosa di universale, se no significa che hai sbagliato qualcosa. L'arte cerca di arrivare al cuore, al nocciolo dell'essere umano. Shakespeare ha scritto cose altissime, con doppio registro altissimo, però c'era sempre quell'altro registro che riusciva a parlare a tutti, alla popolana che andava al Globe Theatre e a fargli capire delle cose. Quindi insomma il discorso è questo,
e scrivere cose universali, più universali possibili. Dimmi se ci pensi anche tu, cambiare idea non è facile, è pericoloso, e poi perché se altro non c'è. Ora chiudo gli occhi e ascolto le difficoltà di quest'età. Lavoro no, questo non mi va, la musica è aria. Le problematiche di cui parlavo nel primo disco, diciamo, c'è una frase che rappresenta secondo me un po' tutto il discorso, che quello sarebbe un sogno mantenere un figlio con il rock. È ancora un dubbio che ho, cioè nel senso è ancora una cosa che non ho la certezza che sia fattibile, perché è un mondo veramente totalmente fatto di incertezza e non sai bene cosa ti succederà il mese prossimo, e questo non è cambiato, ecco. Ma l'affitto è puntuale. Beh, nel caso della carriera musicale è assolutamente una nota di base, cioè chiunque provi, cerchi di fare questo mestiere lo mette in conto. Poi io spesso, quando si tratta di una carriera tra virgolette artistica, ho sempre la tendenza a considerarlo in qualche modo un non lavoro, quindi il fatto che si riesca, facendo quello che più ti piace, a vivere o a sopravvivere, lo considero veramente un lusso. Anche a me vivere di cachet. Un percorso come il mio, e ce ne sono tantissimi, è fatto talmente di gradini piccoli che non ti rendi bene conto come hai fatto. È come quando vedi la montagna e piano piano ti metti, cioè ti rimbocchi le maniche e vai su piano piano. È un'osservazione interessante, ci penso spesso anch'io. Sai perché ci penso spesso? Perché incontro delle persone che magari non vedo da anni e mi dicono: quanta strada hai fatto in così pochi anni. E mi viene da ridere, perché non sono pochi anni, sono 4 anni quelli che hai visto tu, ma prima di questi 4 anni ci sono stati 12 anni in cui io comunque, prima nella mia cameretta, poi nei pub vuoti, in giro per l'Italia, comunque ho fatto delle cose, ho scritto tanto, ho suonato tantissimo. Questa maturità di scrittura e di composizione non la acquisisci in 4 anni. È una cosa che succede giorno per giorno finché ti ritrovi in mezzo a fare delle cose. Sicuramente continuo a essere convinto, e lo ero quando ho iniziato, di voler esprimere me stesso e il mio gusto. Io suono e scrivo da quando avevo 11 anni, 9 la prima canzone, quindi ho fatto tante cose prima di arrivare ad essere quello che sono. E adesso ho 30 anni, sono una donna di 30 anni, quindi ho una consapevolezza di me come persona e come artista. E per cui è vero, sì, in questi 4 anni ho fatto delle grandissime cose, ma c'era una base molto solida dietro. È fondamentale proprio perché è un mondo che non puoi permetterti di saper fare una cosa, è molto difficile, e sono sempre meno le persone che stanno sul palco o cantano in studio e basta, cioè quell'attività lì diciamo che magari può rappresentare l'attività principale, però poi devi fare altre cose. Primo perché se hai la passione per la musica ti viene naturale, poi appunto se un tuo amico ha bisogno di arrangiare i pezzi e te lo chiede, ma ben volentieri, e poi da lì può diventare un'altra parte del lavoro, un'altra parte dell'attività. La collaborazione con Levante è stata fondamentale perché mi ha dato molta sicurezza poi anche per le mie cose, cioè la consapevolezza di poter arrangiare delle canzoni e non dover sempre dipendere da qualcuno. Quella cosa lì, cioè, è stato fondamentale perché mi ha fatto capire questa cosa qua. L'altro aspetto è quello anche di calcolo, e riguarda un po' le difficoltà
del fare il musicista oggi a cui alludevamo prima, nel senso che spesso si mettono giù le carte a tavolino sapendo che ci sono dei tempi di pausa tra la realizzazione di un disco e l'altro, quindi se la maggior parte del tuo introito è dovuto all'esibizione live, sapendo che quando scrivi gli altri brani non avrai insomma una forma di sostentamento, gioco forza è spesso facile pensare di dar vita a più progetti o partecipare a più progetti, in modo che nel periodo di ferma, chiamiamola così, in cui è fisiologico scrivere, magari partecipare a un tour altrui o fare il turnisto, avere una seconda band ti permette di far girare continuamente la palla, in qualche modo stare sempre, diciamo, sul mercato, vedendola più poeticamente, di stare sempre sulle assi di un palco senza che ti manchi poi troppo quella dimensione. Beh, è stato molto difficoltoso, tant'è che ho cominciato a fare questo mestiere, chiamiamolo così, di cantante, di cantastorie, ho cominciato a farlo tardissimo. Un po' perché in realtà non era proprio la mia intenzione primaria, nel senso che io ero appassionato di musica, soprattutto dello strumento, del suonare, quindi non mi vedevo in questo ruolo, no, né di cantante né di autore, quindi era anche difficile per me, no, sognare qualcosa in cui non mi vedevo. Prima del primo album io non avevo mai cantato, quindi... Allora, il punto è questo, la musica io ho cominciato a farla in un altro modo quando ho capito che qualcuno voleva ascoltarla, la mia musica, quando davvero c'era qualcuno sotto il palco in tutta Italia, quando davvero qualcuno comprava i miei dischi, quando hanno cominciato quotidianamente ad arrivarmi decine di messaggi di ringraziamento addirittura, che io non capivo all'inizio, dicevo ma io questa roba la faccio quasi solo per me, lo faccio perché io ho bisogno di scrivere. Quando ho iniziato a scrivere scrivevo perché avevo bisogno di comunicare, visto che ritenevo di non essere in grado e di non essere capito, queste robe qua da finti geni incompresi. E ho iniziato a farlo per me. Quando poi qualcuno mi cominciava a dire grazie perché mi sono licenziato dopo aver ascoltato Che bella giornata, e io mi sono sentito una responsabilità della Madonna addosso, dicendo ma che cazzo fate, perché quello è la mia vita, perché dovete prenderla e farla vostra? Perché magari non è la stessa cosa. Io ho avuto culo, io ho potuto licenziarmi dal lavoro di merda che facevo, perché nel frattempo la mia passione è diventata anche fonte di reddito e il mio è stato culo, però la mia musica è cambiata nella misura in cui mi sono reso conto che c'era qualcuno dall'altra parte e ogni cosa che scrivo sarebbe arrivata a qualcuno, mentre prima non necessariamente era così. Io comincerei col dire che la musica non è la nostra professione, nel senso che è una delle nostre professioni. Noi ex Otago siamo amanti anche perché grazie alla nostra provenienza genovese, no? Che è un po' maestra nel tenere insieme diversi mondi, diversi colori e culture. Anche gli ex Otago sono abbastanza, credo, diventati bravi nella loro musica a tenere in ballo un sacco di influenze e nelle loro vite cercare di appunto non fossilizzarsi, no, su un aspetto, ma cercare così la ricchezza, la compiutezza che grazie all'ex Otago anche sembra che in quest'ultimo periodo siamo riusciti a conquistare. In parole povere, tutti noi per scelta facciamo un altro lavoro, perché crediamo che la vita comune, la vita, come si dice, spicciola, quotidiana, possa invece regalare grandi ispirazioni, no, all'arte. Crediamo proprio che l'arte possa così trarre beneficio, no, da una vita compiuta in maniera, come si può dire, semplice, comune, sì, non sotto riflettori. Per cui questa è una premessa che ovviamente ci stava, perché gli ex Otago sono la nostra professione, ma diciamo che gli ex Otago hanno anche altre professioni e le tengono molto strette con le unghie, proprio perché insomma ci tengono particolarmente. Da una parte quello, da una parte il fatto che io tendo a procrastinare, sono proprio un procrastinatore seriale, per cui ho sempre rimandato, per cui più che il tema nelle mie canzoni posso sicuramente vedere un denominatore comune, che è quello del rimandare la scelta, e quindi il fatto che spesso quando tu non scegli alla fine effettui una scelta che può essere una scelta importante che poi ti influenza per il resto della vita. Quindi è stato sì molto difficoltoso, però nel momento in cui ho capito che non è stata una comprensione, sai, lampo, non è stato qualcosa, non sono stato folgorato, però ci sono arrivato per gradi. Quando ho capito che potevo seguire un mio percorso diverso, l'ho assecondato e ci ho lavorato. Dall'inizio ad oggi è stato la storia di una vita. Per molti anni non mi sono sentito un musicista. C'avevo questo strumento che appunto era uno strumento per
per parlare, per tirare fuori quello che avevo dentro, e sapevo fare qualche accordo e andavo in giro a cantare le mie cose. Però ho sempre amato la musica, ascoltare musica, e anche l'esperienza da DJ è stata fondamentale, perché facevo delle sessioni molto lunghe, perché sia quelle del venerdì e del sabato sera, ma anche quelle della domenica tutto il giorno al lago di Martignano, lavoravo a Roma. Dovevo mettere ore e ore di musica, quindi c'era una ricerca infinita. Praticamente tutto il resto del tempo lo passavo a cercare nuovi dischi e musiche diverse. E lì mi sono formato, devo dire, mi sono formato lì e con i live, perché il primo concerto l'ho fatto a 18 anni e il primo disco è uscito a 29, quindi ho avuto 10 anni di DJ e musica live nelle cantine, nelle bettole, nei localacci, nei localini, nei locali un po' migliori. In realtà, allora, possiamo dire da noi stessi che ancora non siamo professionisti al 100%, nel senso che stiamo dando molta importanza alla musica in questo momento, ma non è, diciamo, ancora il lavoro come si può intendere, nel senso che si riesce a vivere solo di musica. Quindi ogni tanto comunque abbiamo qualcos'altro, ma diamo molta importanza a questo progetto che sta crescendo piano piano, e quindi un giorno speriamo possa diventare veramente un lavoro, quindi riuscire proprio a viverci di musica. Diciamo che per ora stiamo mantenendo la nostra identità, nel senso che ci stiamo evolvendo da Lorenzo Federici, che è stato appunto un disco, se siamo d'accordo tutti, di passaggio, quindi tutti sono dischi di passaggio. ogni disco. Questo però è più di passaggio. No, secondo me Lorenzo Federici era più busker, era ancora legato alle nostre origini di suonatori da strada. Però almeno della nostra adesso abbiamo un po' più di esperienza, un po' più di consapevolezza, e questo ci sta aiutando a capire cosa ci piace veramente. E quindi è cambiato anche l'approccio come dire, alla narrazione. Mentre Educazione Sabaudo è un disco che è venuto fuori dopo 1 anno e mezzo di travaglio mio personale, e dentro c'è tutto questo, ci sono anche delle telefonate vere con mio padre, c'è il racconto del mio licenziamento, della mia separazione dalla fine di una relazione importante, balle varie. In quest'ultimo disco che uscirà invece ho scritto in un altro modo. È il primo disco che faccio come credo facciano quelli che fanno questo di mestiere, cioè mi metto lì e faccio un disco. E quindi da quando non lavoro più io passo le giornate, mi metto lì e scrivo. Devo scrivere però, cioè non è più scrivo quando ho voglia. Adesso scrivo anche perché devo. Questo non vuol dire che sia finto quello che scrivo, che sia in qualche modo mediato dalla necessità e dal lavoro, però sicuramente cambia un po' e sarebbe ingiusto negare che in realtà è cambiato necessariamente, perché adesso questo è quello che devo fare anche per certi versi, capisci? E quando una passione diventa un lavoro è sempre inizialmente difficile da gestire, perché ti tocca farlo anche quando non hai voglia. Devi suonare, vai a suonare, se hai la febbre vai a suonare, se non c'hai voglia quella sera lì vai a suonare, se ti ha appena lasciato la fidanzata vai a suonare e basta. In sostanza abbiamo poco tempo e noi non guadagniamo ancora, lo possiamo dire da qui davanti a tutti. Sì, non guadagniamo abbastanza per viverci, infatti viviamo male. Attualmente la musica non è la fonte di guadagno certa da poter... Però fra poco lo sarà e quindi saremo tutti felici. E da 4 anni che vediamo abbiamo questa previsione, c'è questo business plan che ci dice tra un po' inizierete a guadagnare. Abbastanza. Però è bello che noi andiamo oltre le nostre aspettative. Sì, esatto. Poi però aumentano pure le spese. Però aumentano le spese, è una cosa di cui non avevamo fatto ottimi economisti. Che ne so, c'è il furgone, c'è l'allestimento. Poi cosa succede? Più diventi un minimo più ricercato e più i video iniziano a costare. Esatto. I primi video ci costavano 100 euro, adesso ci costano 2000 euro. Non si sa perché. Vabbè. No, vabbè, è difficile. Ancora non appunto come per rispondere bene alla tua domanda, non è ancora arrivato quel momento, perché non è ancora una vera fonte di guadagno. Però la cosa stiamo lavorando. La cosa pazzesca è che l'idea comune delle persone che ci incontrano, esatto, che è il contrario. I nostri amici, anche chi ci segue, chi segue la musica, è che invece noi ce la possiamo fare, viviamo di musica. Esatto, ormai siete famosi. Ma a prescindere da quello, anch'io quando ho iniziato a suonare pensavo che le persone arrivate al livello a cui siamo arrivati adesso noi potessero viverci di musica, e immagino che sia così per tante altre cose, oltre a quelle musicali, anche quelle artistiche o di qualsiasi settore.
c'è un'idea. Magari qualcuno ce la fa proprio perché è un individuo singolo e quindi magari un cantautore riesce che paga solo, i suoi. Però noi, essendo in 4, in un gruppo abbiamo più difficoltà. Sì. Nel 2012 ho iniziato che anche qua nella mia città, non trovando neanche un locale che mi concedesse una serata per fare il release party, e poi da lì con testardaggine, iniziando da subito a cercare di girare anche fuori, andando in giro alla morte con date pagate a niente, insomma la classica cinquantella sporca di birra, dormendo in macchina, eccetera eccetera. Ma quando avevo 20 anni l'unico modo per riuscire a fare il musicista mi sembrava quello di andarmene. Quindi me ne sono andato, ho studiato, ho fatto il conservatorio a Londra e ho dato inizio a un progetto musicale, ho iniziato a scrivere le prime canzoni e una volta arrivato lì ho iniziato a scrivere, ho iniziato a suonare in giro, ho conosciuto le persone con cui poi ho formato il gruppo. Non era semplice la situazione lì, cioè era molto difficile entrare un po' nei circuiti in cui poi si riusciva a suonare. La paga era pessima, non c'erano soldi, spesso ti chiedevano di portare un sacco di gente, se no non ti davano neanche quei 20 euro per il taxi. Pian piano, testa a testa, ho conquistato una piccola fetta di pubblico che poi, per fortuna, un po' per effetto domino o per passaparola, ha continuato ad allargarsi. Piano piano la cosa ha preso un po' piede, abbiamo fatto uscire un disco a un certo punto, nel 2012, abbiamo fatto un po' di concerti in giro, quindi piano piano si è iniziato ad andare avanti, però ancora sempre con guadagni minimi. Il nostro percorso è stato molto, come dire, vecchio, tra virgolette. Graduale. Sì. No, io volevo dire proprio tipo vecchia scuola, nel senso noi andavamo in un posto a suonare per 4 calci nel culo e una birra, e in qualsiasi condizione del palco e in qualsiasi posto ci faccio parlare delle volte con 5 persone. Esatto, con 5 persone, quelle 5 persone cercavamo a tutti i costi di dirgli ragazzi, vi prego, ascoltate il concerto. Già all'inizio la prima parte era proprio convincerli ad ascoltare il concerto, perché cazzo sono, chi li vuole ascoltare? E poi da lì in poi si è innalzata parecchio l'asticella, perché nel giro di un paio di anni abbiamo iniziato a riempire dei posti anche diciamo più grandi. Non conosciamo altra modalità, nel senso, quando ci chiedono no, ma come si fa a riempire l'Alcatraz? Che cazzo ne so che si fa a riempire l'Alcatraz? Nel senso, vai e suona in un locale e spera che ci sia qualcuno che ti farà suonare in un altro locale. Magari più grosso, con più gente, magari ti ascolta e allora puoi andare avanti. È molto difficile. Molto difficile, noi siamo in una fase proprio di gavetta estrema e ci va bene così, nel senso che sappiamo che il percorso che dobbiamo fare è proprio questo, non si può passare dal nulla al tutto, diciamo. Lunga la strada. La strada è molto lunga, è complicata e soprattutto in questo periodo, essendoci comunque tanta gente che ha deciso di fare musica, secondo me tutta questa gente ha deciso di non avere i soldi di fare questa lunga e dura vita.
Cioè obiettivi noi ne abbiamo proprio a palate, però a lungo, medio termine, breve termine, quello non dipende solo da noi, ma anche come va un po' il progetto e la situazione. Indicativamente ci piacerebbe lasciarci questo EP un po' alle spalle e cercare di fare qualcosa di nuovo, perché è il modo migliore per dare roba nuova alla gente, anche per convincere quelli che ti seguono a continuare a seguirti, per trovare gente nuova, per far vedere che comunque cambi, cioè quest'età in un paio di anni cambi non poco, quindi è giusto far uscire roba nuova. Brani nuovi ne abbiamo un sacco e dobbiamo soltanto cercare di mettere dei paletti giusti senza darci fretta e rischiare di fare delle scelte un po' sbagliate come molti fanno perché vogliono arrivare, no? Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si son rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me, che sono un froccio perso. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si son rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare, per me che sono un froccio perso. E ricominci a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella maca, mi sorridi, sei una vacca che fa mu mu. Piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella macchia e ricominci a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella macchia, mi sorridi, sei una vacca che fa mu mu. Le palle e i pantaloni si son rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me, che sono un froccio perso. Dal cielo mi cadono le palle e i pantaloni si son rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi,